telling me it's right. It's so different. But when you take me to the light, it's like a cigarette. And I'm burning at your lips. Start so innocent. Then you kick it up and now I want to show you all what you deserve. And know we got so much to learn. Ciao a tutte, bentornate sul mio canale, benvenuti a tutte le nuove iscritte, io sono Tiziana ed oggi vi propongo un progetto molto estivo, facile ed interamente realizzato all'uncinetto. Adesso vediamo nel dettaglio il cordino che ci servirà per poterla realizzare. Ed anche per il tutorial di oggi andiamo ad utilizzare il cordino Indalux di Borgo dei Pazzi, il cordino con il lurex incorporato. In questo caso io andrò ad utilizzare la colorazione 37 e la 23 che hanno il lurex oro all'interno, ma se voi appunto andate sul sito Borgo dei Pazzi troverete molte tonalità, sia con l'argento, con l'oro come quelle che abbiamo oggi, ma anche tono su tono. Vi lascio questo codice sconto col quale lo potete acquistare con uno sconto di 5 euro, ma non solo il cordino Indalux, ma tutto quello che trovate sul loro sito, quindi mi raccomando andate a sbirciare. Questa borsetta, come avete visto, è completamente realizzata all'uncinetto, quindi non ci sono accessori che chiaramente ognuno di voi può anche aggiungere, ma appunto la bellezza è che non occorre nient'altro. Per il quantitativo totale ve lo dirò alla fine del video e come uncinetto andrò ad utilizzare il 3,5, ma l'Indalux si lavora facilmente anche con il 4 o il 4,5. Quindi a questo punto possiamo iniziare con la spiegazione. Iniziamo la lavorazione creando 36 catenelle, vedete già le ho eseguite. Poi cosa facciamo? Si torna indietro, quindi a punto basso, per un totale di 35 maglie basse. In questo modo, quindi passaggio semplice, punto impiegato comunque anch'esso molto semplice. Quindi le facciamo tutte, ci rivediamo a questo punto per vedere insieme il secondo giro. Ho eseguito tutti i 35 punti bassi, quindi prima riga fatta, catenella, voltiamo il lavoro e ricominciamo, quindi facciamo una riga uguale a quella precedente. Quindi il lavoro sarà strutturato in questa maniera, righe di andata e ritorno a punto basso. Quindi questi 35 punti che andiamo a rifare per ogni giro. Quindi anche come punto la borsa è molto semplice, anche perché secondo me, vista la particolarità dei manici che sono cuciti attorno alla borsa, non serviva un punto molto complicato, per cui ho voluto appunto realizzarlo col punto basso. Creiamo questo pannello che misurerà circa 40 cm, comunque vi dirò esattamente dopo sia il numero di giri che la misura precisa e ci rivediamo per vedere come proseguire. Ho completato tutto il pannello, in totale sono 67 righe, abbiamo 39 cm per 24. Considerate che ancora manca poi il giro finale, quindi poi il pannello diventerà da 40 e la nostra larghezza sarà da 25. Fatto questo, io ho tagliato il filo, adesso dobbiamo andare a creare i laterali che io faccio direttamente, li vado a lavorare direttamente qui anziché farli a parte e poi cucirli. Quindi cosa facciamo? Mi sono trovata il centro del pannello e mi sono lasciata 7 punti perché ricordiamoci che in ogni riga sottostante noi andiamo a creare un punto basso. Quindi riprendiamo il filo, facciamo un cappiettino e iniziamo, quindi dentro questi marcapunti andiamo a cercarci le nostre 7 maglie. In questo modo, quindi la prima è fatta, 2, 3, vedete la codina già io me la sto lavorando così comincio a fissare il lavoro, 4, 5, 6 e 7. Quindi questi li possiamo anche togliere, non ci servono più. E poi semplicemente quello che abbiamo fatto col pannello grande, catenella, voltiamo il lavoro
e ricominciamo con le 7 catenelle, quindi scusate, con le 7 maglie basse. Quindi andiamo a costruire il nostro laterale come abbiamo fatto col pannello grande, in questo modo. Arriviamo all'ultimo punto, sempre la catenella, mi raccomando, voltiamo il lavoro e si ricomincia in questa maniera. Il nostro laterale poi, una volta che lo andiamo a misurare, dovrà essere lungo quanto questo lato, quindi in ogni caso alla fine io vi dirò esattamente numero di righe e misura. Quindi facciamo questo laterale, facciamo anche l'altro e ci rivediamo per vedere il passaggio successivo. Ho realizzato i miei laterali, ho realizzato in totale 31 righe che corrispondono a 31 da questa parte. Infatti, vedete, abbiamo raggiunto la stessa misura. Adesso, quindi li abbiamo fatti tutti e due, adesso io cosa vado a fare? Devo contornare tutto il pannello, compreso i laterali, e faccio, quindi questo è l'ultimo punto che corrisponde anche al mio primo punto dell'angolo, perché dopo aver fatto questo punto, catenella e nello stesso punto vado a fare un punto basso e così creo l'angolo. Poi un punto basso per ogni riga sottostante, in questo modo. Vedete, questa è una riga, questa è un'altra riga e così via. E noi andiamo a fare il punto basso in questo modo. Quindi molto semplice questo passaggio. Facciamo su tutto il perimetro e andiamo a finire da questa parte. Quindi ci rivediamo per vedere come iniziare a realizzare i manici. Una volta contornato e finito il pannello, quindi adesso dobbiamo creare la striscia del manico che gira tutta attorno alla borsa. Io ne ho già realizzato uno, adesso ve lo faccio vedere, perché noi adesso cosa facciamo? Ovviamente prima andiamo a cucire il tutto, ma questo manico andrà quindi, ovviamente poi lo sistemiamo bene, solo per farvi vedere più o meno come verrà. Noi dobbiamo crearne un altro e poi questo qui con l'altro che andiamo a creare e poi vi farò vedere come cucirlo. Intanto vediamo come realizzarlo. La misura è 73 centimetri e noi per appunto creare questo manico, questo lungo manico che va appunto a avvolgere la borsa, andiamo a realizzare 7 catenelle. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Torniamo indietro e avremo 6 maglie. 2, 3, 4, 5 e 6. Al solito, finite le nostre maglie, si fa la catenella, si volta il lavoro e si fa né più né meno quello che abbiamo fatto sia per il pannello grande che per i nostri laterali. Righe di andata e ritorno, cambia solo il numero delle maglie, per il resto la lavorazione è uguale. In questo modo si arriva all'ultimo punto, si fa la catenella, si volta il lavoro e si procede così fino ad arrivare a 73 centimetri. Quindi facciamo anche l'altro manico e ci rivediamo per vedere come cucirlo tutto attorno alla borsa. Completate quindi le strisce che poi andranno a comporre il manico, adesso le dobbiamo cucire. Io già una l'ho cucita, vi faccio vedere come poi il risultato dovrebbe essere, vedete? Adesso vi mostro come cucirla. Intanto io ho centrato, non so se riesco a farvi vedere, io ho preso il centro della striscia che ho fatto combaciare
col centro del nostro laterale. E adesso, prendendo ago di raffettuccia e del filato, andiamo a cucire prima da questa parte e poi andiamo a cucire anche questa parte. Vedete? L'ho cucita da entrambi i lati. Quindi noi cosa facciamo? Qui dove ho messo il marcapunti per sapere appunto dove iniziare precisamente per essere uguale, io quindi nello stesso punto inizio la cucitura. Io qui ho messo un nodino perché poi questo filo ce lo andiamo a nascondere. Quindi io ho preso le misure, quindi già se voi vedete queste 4 asoline, anzi 5, sarà questa misura sarà uguale all'altra perché deve essere tutto preciso. Quindi una volta che mi sono inserita da questa parte faccio questa cucitura, tiro per bene, vado avanti facendo in modo che la striscia non si muova e continuiamo a cucire così. Tiriamo per bene e si va avanti. Quindi cerchiamo di sbucare in questo modo e proseguo. Vedete? Del resto con lo stesso filato non si vedrà la cucitura. In ogni caso non fate dei passaggi troppo larghi. Vedete, io in questo caso chiudo qui in maniera tale che non si veda tanto la cucitura. Quindi procediamo. Quindi tiriamo per bene, quindi procediamo, quindi la cucitura tutta da questa parte, stacchiamo il filo, ripetiamo anche da questa parte e ci rivediamo per il passaggio successivo. Ho terminato di cucire, vedete, i manici lungo tutto il corpo borsa e ho messo la borsa al contrario, quindi dalla parte del rovescio, perché le cuciture che io già da un lato ho effettuato le faremo al contrario. Intanto vi faccio vedere come cucire i 2 manici che io già appunto un paio li ho già fatti. Quindi prendiamo ago tirafettuccia e anche qui mettiamo in questa maniera perché poi verranno anche questi girati al contrario. Quindi io mi inserisco, ho fatto un nodino e vado a prendere tutte e 4 le asoline in questo modo e mi vado a cucire tutti i punti che mi ritrovo. Faccio anche l'ultimo e un passaggio pure. Poi tutti questi fili noi li andiamo a nascondere. Io intanto ve lo faccio vedere. Nel momento in cui io poi l'ho rivolto, questo è il risultato come quest'altro. Vedete? Queste sono le cuciture. Poi tutti questi fili li nascondiamo. Adesso prendo dell'altro filo arancio e vi mostro come creare le cuciture. Intanto all'estremità faccio un nodino, così poi si può agganciare tranquillamente. Quindi questi sono gli ultimi 2 passaggi che dobbiamo fare. E vado a cucire. Quindi questa è la parte interna, quindi noi ci agganciamo qui, poi tutti questi fili li facciamo sparire. Vedete le cuciture?
fatte in quel modo neanche si vedono, anche se la parte interna, così nel caso in cui non la andiamo a foderare comunque è abbastanza pulita, quindi si presenta bene. Adesso che cosa facciamo? Prendiamo queste asoline che abbiamo di fronte, quindi solamente due, quindi non tutto il punto, e andiamo da questa parte e continuiamo in questo modo. Lo facciamo fino alla fine. Quindi molto semplice. Lo facciamo fino a qui, poi ripetiamo lo stesso passaggio e vi faccio già intravedere quale sarà il risultato quando noi poi andremo a girare la borsa. Vedete, è un bellissimo effetto e oltretutto la borsa verrà con una leggera bombatura ai lati. Quindi completiamo anche questa cucitura e ci rivediamo a borsa completata. Ed ecco la borsa completa, è venuta veramente deliziosa. Quindi utilizzando semplicemente del cordino, vedete, non occorre nient'altro ed eccola qui. Ovviamente chi vuole può personalizzarla, possiamo ricreare anche una tracolla all'uncinetto, mettere una chiusura qui. Personalmente mi piaceva l'idea di ricreare un progetto dove solo con il cordino si poteva appunto realizzare una borsa. Le misure finali sono 26, l'altezza è 19, la profondità è 6. Ho utilizzato un'intera rocca del cordino arancio e 100 grammi di quella gialla. Io vi lascio il codice sconto col quale potete acquistare il cordino Indalux, ma non solo, tutto quello che trovate su Borgo dei Pazzi, quindi mi raccomando andate a dare un'occhiata. Se c'è qualche passaggio che non vi è chiaro, mandatemi un messaggio, fatemi sapere se il progetto vi è piaciuto e non dimenticate di iscrivervi sul mio canale e attivare la campanella. Ci vediamo alla mia prossima creazione.